Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale e in questo video. Oggi vi mostro la mia ricetta per fare dei cupcake super soffici e super deliziosi. Innanzitutto prepariamo la ganache prendendo del cioccolato fondente, io sto usando questo al 50%, e tagliatelo finemente. Dopodiché prendete un pentolino e aggiungete della panna. Ovviamente vi lascerò tutti i dettagli della ricetta in descrizione. Quindi qui sto tagliando finemente, in maniera sì fine ma anche un po' grossolana, il cioccolato, in modo tale da aggiungerlo una volta che la panna sia ben calda, in modo tale che appunto si sciolga direttamente all'interno della panna. È importante portare in ebollizione la panna e non troppo. Appena vedete i primi bollori spegnete la fiamma. Mettete il cioccolato e fatelo sciogliere leggermente, cioè in maniera, diciamo, andando con un ritmo molto leggero, ecco, con un mestolo di legno in questo caso. Qui infatti vi sto mostrando che bisogna andare molto piano con un movimento rotatorio appunto da destra verso sinistra, fin quando il cioccolato sarà completamente incorporato all'interno della panna e si formerà questa ganache. Poi bisognerà aspettare circa 1 o 2 ore in modo tale che raggiunga la giusta consistenza. In una ciotola a parte bisogna ammorbidire il burro, e in questo caso bisogna, a seconda, scusate, della quantità dei cupcake che volete realizzare, ovviamente il burro sarà più o meno di questo. E in questo caso io ne ho realizzati 9, però in base appunto alla dimensione dei pirottini può essere che siano 9 oppure 10. E qui appunto sto ammorbidendo il burro con le fruste elettriche, ma potete utilizzare anche quelle semplici manuali. Dopo averlo ammorbidito andremo ad aggiungere lo zucchero. Ho lasciato comunque un andamento del video molto lento, trasmettendovi le immagini reali, quindi il tempo reale, in modo tale che appunto voi possiate capire bene o male tutti i passaggi. Ovviamente se avete delle domande, delle curiosità o anche dei suggerimenti, scrivetemi tutto nei commenti. Quindi qui mi sono aiutata con un cucchiaino per appunto togliere tutto il burro dalle fruste, perché essendo molto poco appunto era rimasto all'interno delle fruste. Qui sono andata ad aggiungere lo zucchero piano piano, prima appunto anche manualmente, poi attraverso l'utilizzo dell'elettricità, quindi accendendo le fruste vado ad incorporare tutto lo zucchero, in modo tale che appunto si ammorbidisca ancora di più e posso procedere aggiungendo gli altri ingredienti. Quindi come vedete qui già si è molto ammorbidito, e dopo vado ad aggiungere anche la vanillina. Qui sto aggiungendo un uovo e continuo a mescolare finché tutto il composto non abbia raggiunto una consistenza molto fluida. Infatti poi vi faccio vedere anche attraverso il movimento delle fruste come appunto il composto deve essere comunque molto spumoso e molto morbido.
Vedete infatti, molto spumoso e liscio, privo di grumi. Qui in un contenitore a parte sono andata a mettere tutte le polveri, le ho setacciate e le ho amalgamate insieme, così attraverso l'utilizzo di un cucchiaio andrò ad aggiungerle man mano al composto senza che vadano setacciate ulteriormente. Le polveri in questione sono la farina, il cacao e il lievito, che appunto ho mescolato tutte insieme. Se preferite ovviamente potete anche aggiungerle in maniera separata e setacciarle una o due volte, insomma come preferite. Una volta aggiunte tutte le polveri, appunto avrete una consistenza morbida ma non troppo, in modo tale che raggiunta questa consistenza potrete andare a riempire i vostri pirottini. Io appunto, come già detto prima, ne ho realizzati 9 con queste quantità. Potete ovviamente aumentarle o diminuirle a seconda delle vostre esigenze. Comunque, se seguirete passo passo questa ricetta, vi assicuro che vi verranno dei cupcake buonissimi e soprattutto sofficissimi. Non ne potrete fare a meno veramente, però ovviamente non esagerate. Poi ho utilizzato una teglia adatta, apposita appunto per cupcake o muffin, ho adagiato dei pirottini della dimensione giusta, che entravano appunto perfettamente all'interno delle forme, e poi ho riempito i pirottini con il composto aiutandomi con 2 cucchiaini. Dovete aggiungere circa un quarto rispetto al pirottino o comunque un terzo della dimensione rispetto al composto, perché poi in forno si gonfieranno e raggiungeranno il livello diciamo estremo del pirottino, livello diciamo più alto, e quindi non riempiteli troppo. Vedete appunto io come sto adagiando il composto e quanta quantità ne sto mettendo appunto, perché appunto non ne va messa troppo, se no poi esce di fuori e si rischia anche di bruciarsi. Quindi qui vi ho messo le indicazioni, andranno infornati in un forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Ovviamente voi attraverso l'utilizzo di uno stuzzicadenti potrete andare a infilzarlo nel composto e vedere appunto se sia pronto oppure no. Se esce ovviamente pulito, allora vuol dire che è perfettamente cotto. Una volta pronti andrò a mettere appunto la ganache in una sacca a poche e appunto decorerò i nostri cupcake. Ovviamente potete guarnirli come più preferite. Io ho utilizzato delle codette, delle palline di zucchero argentate e anche delle palline di cioccolato alternate, sia cioccolato bianco che cioccolato fondente, e uno l'ho lasciato anche così semplice. Ovviamente vi potete sbizzarrire come più preferite, utilizzando la decorazione che volete. Qui ad un certo punto non riuscivo più a far uscire la ganache dalla sacca a poche perché non mi ero accorta che c'era un grume. Fate molta attenzione, se volete potete anche setacciare la crema.
Io, non me n'ero accorta, ma ho voluto lasciare il video appunto così, spiegandovi, com'è andata, per farvi rendere conto che comunque a volte degli intoppi succedono, ma l'importante è riuscire e soprattutto che la ricetta sia buonissima e squisita. Ecco qui l'ho decorata come vi ho detto in precedenza ed è finito. Quindi vi ringrazio per la visione, spero che vi sia piaciuta sia l'idea sia il procedimento. Se la provate fatemi sapere nei commenti se vi è riuscita e come vi è sembrata. Vi ringrazio infinitamente e ci vediamo alla prossima. Ciao!